quello che sento. Vorrei un giorno essere capace di conoscere parole che spieghino ciò che sento, per poterti portare a spasso nei miei pensieri e farti sentire ciò che sento io, mentre lo sento. E lo senti anche tu, magari con parole diverse. Una delle condizioni che più frequentemente si presentano, infatti, è l'assenza di termini che diano una chiara e corretta immagine di ciò che in un istante, o per meglio dire, fra un istante e l'altro, io sento. Ricordo di aver ascoltato, per esempio, due signore parlare in fila alla stazione, aspettando di acquistare un biglietto che le avrebbe portate distanti da lì. Non importa dove, importa solo che non sia qui, disse una di loro all'altra, ribadendo il concetto. E nel tentativo di spiegare il perché all'addetto della biglietteria, non trovavano le parole per comunicare un perché che potesse essere comprensibile a quel povero signore dall'altra parte del vetro e che stava solo cercando di affrontare l'ennesima giornata di lavoro. Se non fosse per la mia interminabile voglia di guardare oltre, una non unica capacità, sia ben chiaro, che però ben pochi si apprestano ad utilizzare perché non gli consente di guardare i piedi e quindi gli impedisce di sapere dove sono. Come se il luogo fisico dove si parcheggia il proprio corpo potesse descrivere dove siamo realmente. Ma non è forse vero che in un istante puoi essere a Budapest, nel mercato centrale, fra i banchi dei commercianti che gridano la loro offerta migliore, mentre qualcuno poco più in là, seduto su una stuoia, si appresta a godersi il proprio pasto? I colori dei tessuti, i profumi della frutta, l'aria calda e ricca di storia, le voci di una lingua che non conosci, ma ti pare che abbia senso dentro la bocca loro. E l'istante dopo sei in un ricordo di tanto tempo fa, quando ancora ragazzo ti divertivi ad andare per locali della tua città e scoprire la differenza fra te e il mondo che là fuori voleva specchiarti e farti riconoscere chi sei tu veramente. E per quanto possa aver trovato più specchi che nella casa degli specchi del Luna Park poco fuori la città di tua zia, non hai ancora accettato che sei in funzione di ciò che ti vede e contemporaneamente tutte quelle forme che pensi di aver colto nell'espressione di chi ti ha guardato, anche solo per un piccolo istante, esattamente quel piccolo istante che non può essere rivissuto 2 volte, se non attraverso un ricordo che continua a cambiare e crescere da dentro, costantemente e lungo tutta la linea della vita che stai cambiando ormai da tempo. E ti soffermi in quel punto che ti fa sospendere il giudizio di te stesso verso ciò che credi o ciò che vorresti credere. Quante belle parole conosci, quanti suoni meravigliosi sono usciti da quella bocca e da quella delle bocche che hai ascoltato. Parole come goccia oppure lago, che apparentemente sono così distanti come suono e significato, ma che in un modo o nell'altro si rincorrono, nell'attesa di descriversi a vicenda, come se l'uno o l'altro fossero diversi, ma parte dello stesso disegno sulla sabbia. Un cuore con 2 lettere al suo interno, la prima alla forma del suono che sento quando si riferiscono a me e la seconda ha assunto la tua voce, quella della persona che ho accanto e che mi sta ascoltando, che batte all'unisono con lo stesso cuore, con lo stesso scopo e che sente le parole che descrivono un labirinto intricato di soluzioni ancora non pronte per essere rivelate, ma in potenza già presenti al mondo. Poi ci sono parole come delicatezza, che dal suono tutto hanno fuorché la morbidezza che ci si aspetta dalla carezza data sulla guancia di un piccolo duomo.
ognuna delle parole che ho incontrato nella bocca di chi ho baciato sembrava assumere una figura più gentile di quella stessa parola che avevo letto sul libro di geometria tanto tempo fa. E ora che ci penso, non riesco proprio a dimenticarmi la faccia della mia insegnante quando le chiesi: se tutto ha una forma, che forma ha la forma che forma la forma? Che forma ci si dovrebbe aspettare dall'ignoto? A quale tipo di famiglia di forme appartiene il suono del gallo al mattino? O del colore indefinito della schiuma del cappuccino? O alla sensazione che si avverte quando è troppo tardi e ormai quella cosa l'hai detta? Come facciamo a voler racchiudere tutto dentro una sola disciplina, quando l'assunto è che ogni disciplina è il limite stesso di ciò che sta cercando di descrivere? Ripenso all'imbarazzo che creai ai miei compagni di classe e fu proprio quell'imbarazzo a farli sentire in diritto di scusarsi per me. E furono proprio quelle scuse, che non provennero da me, ma da qualcun altro che provava imbarazzo per me, a farmi sentire in imbarazzo per ciò che sentivo. E proprio quel giorno ho sviluppato una naturale avversione alle parole che non descrivono quello che sento. Perché qualcuno mi ha detto che quello che sento è più reale di ciò che credo sia la motivazione di ciò che sento. E se è vero, non lo so, ma ha così tanto senso che non potrei scegliere una direzione più abbondante di significato di quella che riconoscere chi sono, accettarlo, accoglierlo, farlo crescere. Diventa un viaggio molto più denso di storia se la storia la racconti durante il viaggio. E la mia ha avuto inizio quando ho deciso di ascoltare ciò che sento e voler trovare la corretta combinazione di parole che descrivessero il flusso costante di essere in movimento. È più importante che sentirsi fermi e non approdare da nessuna parte, un treno ogni qualche minuto alla stazione. Ed ho visto molte facce in quel vagone, tanto che la direzione sembra la stessa di quella che i binari disegnano per terra, ma poi ognuno ne fa un mero punto di partenza all'arrivo della stazione di destinazione. E le persone scendono e salgono, entrano ed escono, si avvicinano e si allontanano. E così le sensazioni che sento nel mio corpo, che sento e non riesco a trovare statiche, ma sempre in movimento. Allora ho scelto di utilizzare solo parole che abbiano anch'esse un loro movimento, così che si rincorrano e non si lascino dietro l'amaro gusto del non essersi capiti, spiegati, di non essersi compresi e di aver avuto quella sensazione corrispondente alla non comprensione. Sono parole tipo camminando, rivoluzione, oscillare, flusso, cuocere, assurgere, immagazzinare, tettoia, prateria, astutamente, passeggiata, danzatrice, corteggiatore, emozione, pervasione, fuga, rallentare, bicicletta, giallo, pancia, sorriso, mani, cappello, partenza, cavallo, trapezzista, semiautomatico, zuppa, tastiera, deglutizione, lacrime, sapinità, abbracci. Ecco, tutte queste parole e alcune altre ancora mi accompagnano nell'attesa di servirmi, aspettando quel momento preciso dove possono alzare la mano e dirmi che tocca a loro, che è il loro turno di descrivere quello che sento. Perché quello che sento è così in movimento che ogni tanto mi chiedo se debba soffermarsi un po' per riposare ciò che sento. Ma niente, continua imperterrito quel vai e vai e vai e ritorna e rivai, quell'ancora no, aspetta un attimo, quel prima o poi ti prendo.
E in quell'attesa io sento che nulla è così paziente come colui che aspetta qualcosa che non potrà mai ottenere. È proprio quando ti senti che stai sentendo ciò che non pensavi di sentire, che cominci a sentire ciò che avresti dovuto. Te lo ripeto, è proprio quando senti che stai sentendo ciò che non pensavi di sentire, che cominci a sentire ciò che avresti dovuto. E mentre te ne accorgi, puoi prendere un altro bel respiro intanto che la vita scorre dentro come un fiume sul suo letto, che per quanto non abbia un materasso, sembra comunque accoglierlo gentilmente, e i due si strofinano l'un l'altro in ogni stagione, durante un flusso costante di infinite gocce che portano in altri luoghi della storia che stanno raccontando. E se questa è anche la tua storia, è forse perché siamo tutte gocce di uno stesso fiume. E quello che sento è così contiguo a ciò che senti tu, che quello che sentiamo è quasi lo stesso sentire, diverso e sempre uguale, in un gioco di specchi che fa brillare la superficie di questo lungo, lunghissimo fiume che stiamo sentendo essere contemporaneamente contenitore e contenuto. E questo è quello che sento. Avrei voluto avere parole più eleganti, più moderate, per distinguere ciò che mi sovviene mentre lo avverto. Ma questo è quello che sento, mentre lo sento. Vorrei essere un giorno capace di conoscere parole che spieghino ciò che sento. Ma oggi ho capito che è più importante che io senta, perché quello che sento si mischia così tanto con ciò che sono, che quello che sono sembra quasi sussurrarmi di continuare a sentire ciò che sento ha da dirmi la vita.